Ah, cavolo nero. Non solo una foglia, ma un'opera d'arte. L'ingrediente fondamentale per una delle zuppe più buone al mondo. Una zuppa povera ma ricca di sapore, che vive 2 volte. Ecco la ribollita. Prepariamoci a bollire e ribollire come dei veri toscani. La ribollita, questa meraviglia toscana, è una zuppa povera e antica, nata dall'esigenza di recuperare gli scarti di verdura, di qualunque verdura, scarti che venivano accumulati e messi da parte durante la settimana. Tuttavia, per una ribollita autentica, c'è una trinità di ingredienti che non devono mai mancare. Il cavolo nero, il nostro assoluto divo, il cavolo verza ed i fagioli cannellini. A questi poi si aggiungeranno altre verdure assolutamente a gusto personale, come bietola per esempio, come facciamo noi. Per la cottura degli aromi, olio d'oliva se siete dei santi, e così mantenete la zuppa vegetariana. Noi che siamo dei diavoli ci mettiamo del grasso animale per renderla più gustosa. Vedete questo blocco di marmo? Questo è il lardo di colonnata di cinta senese, ineguagliabile. Un grasso che si scioglie letteralmente in bocca. Per gli aromi aggiungeremo prezzemolo, timo, salvia ad una base di carota, sedano, cipolla e porro. Infine un paio di patate rosse e della polpa di pomodoro, poca, solo per rendere la nostra zuppa leggermente color rame. Iniziamo lessando i fagioli cannellini, 800 grammi da secchi, ovviamente prima devono essere messi in ammollo. Noi l'abbiamo già fatto, almeno 8 ore in acqua, meglio ancora per una notte intera. E se vi rode usate quelli già cotti, ma non ditelo in giro. Ora gli facciamo fare un'oretta di cottura. Mentre questi fagioli borbottano, armiamoci di coltello ed affrontiamo la giungla di verdure da tagliare. Via, cavolo nero a pezzettoni. Guardate che bello. Questo è circa 1 chilo. Passiamo al cavolo verza. A pezzettoni. Si scarta veramente poco o nulla. Vi ho accennato che questa era una zuppa di recupero, quindi è vietato fare scarti. Passiamo alla bietola. Chi la mette, chi non la mette, non esistono verdure vietate nella ribollita, basta che ci sia il cavolo nero, i cannellini e la verza. Ora abbiamo tutte le verdure a foglia pronte, prendiamo il pentolone giusto, questo qui come vedete è bello grande, e nel frattempo a parte faremo il soffritto degli aromi. Fatto pure quello, uniamo tutti i componenti e li facciamo cuocere insieme per 1 ora, 1 ora e mezza. Per la cottura andate con acqua o brodo vegetale se volete mantenere la ricetta vegetariana. Come detto, noi faremo un torto ai vegetariani questa volta, visto che useremo il lardo di colonnata per il soffritto, perciò non ci facciamo scrupolo nell'usare del brodo di carne per la cottura. Per la precisione useremo un fondo bianco. Fondamentalmente il brodo classico per tortellini, consommé e tanto altro. Controllate sul nostro canale per la ricetta di questo brodo stellato. Questa sarà letteralmente per 12-16 persone. Noi la facciamo ovviamente per noi. Tutto dentro, si passa al soffritto. Poi iniziamo col porro bello. Tagliamo tutto, Seso taglia tutto e ne riparliamo quando ha finito il lavoro. A proposito di patate, prendete patate per zuppe, quindi patate che reggono la cottura. A dadini, in questo modo, piccolini. Osservate il meraviglioso lardo di colonnata. Roseo, vedete? Questo è un grasso animale anomalo,
nel senso che ha un alto contenuto in omega 3 e acqua. È per questo motivo che si scioglie ad una temperatura più bassa, in bocca letteralmente, e dal palato risulta morbido. Se vi dico che emana un profumo da favola prima ancora di cuocerlo, credetemi. Anzi, non credetemi, andate a comprarlo e provatelo, non rimarrete delusi, vi garantisco. Fa un profumo fenomenale. Ok, ci siamo. Questo è pronto. Sentiamo il rumorino che fa adesso. Gli aromi sono pronti, cannellini pure. Ora metà dei cannellini li rendiamo una crema, l'altra metà rimane così com'è. Che calderone di verdure! Uniamo tutto. Questo è il colore della ribollita, un colore ramato. Se serve lo rimboccate, 2 orette e poi ne riparliamo. Meraviglioso, guardate che colore. Il genio toscano nella sua insostenibile semplicità. Questa è una zuppa che vi fa tornare giovani. E non solo con i ricordi delle zuppe dense, quelle che vi preparava la nonna, ma letteralmente vi fa ringiovanire. Ed ora prepariamoci a ribollire, a far rivivere questa zuppa, ad elevarla ancora di più. Parliamo del pane, toscano ovviamente. O si usa del pane raffermo o si fanno delle bruschette. Noi procediamo con la seconda. Tra l'altro è facilissimo farla al forno, come vedrete. Quelle col camino non le batte nessuno. Per chi ama l'aglio, metta l'aglio come noi facciamo, altrimenti andate semplicemente con un giro d'olio. Noi usiamo le bruschette piuttosto che il pane raffermo nella nostra ribollita. Pronti? Adesso assembliamo questa bella ribollita. Per ribollire usiamo un altro calderone in ghisa, così che il calore si distribuisce per bene, e procediamo a strati. La ribollita si assembla a strati. E poi andiamo avanti. Seppelliamo il nostro pane. Per la cottura potete mettere in forno o, come facciamo noi, sopra la brace, vecchio stile. Ora la facciamo andare una mezz'ora, anche più.
Più cuoce più densa diviene. Va a gusto anche in questo caso. E la ribollita inizia a suonare di nuovo. Lei borbotta e sobbolle ora, noi dopo. Guardate che opera d'arte! Un profumo che richiama ricordi antichi, sapori di una volta, cotture di una volta. E mentre Seso si inietta questa ribollita, pensando molto a voi, non dimenticatevi di iscrivervi a Piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere come fate la vostra ribollita.